Signori, finalmente ci siamo al checkpoint per la strada che va alla Saleccia. Per chi non la conoscesse, sembra essere la spiaggia più bella della Corsica. Per arrivare molti dicono che sia necessario un 4x4, un veicolo adatto, piccolino, potente, eccetera eccetera. In realtà ho letto pareri discordanti, ho letto su vari forum che effettivamente si può fare con qualsiasi veicolo. Io ho un van che attualmente non è 4x4, anche se è molto alto. Non ho trovato video in YouTube a riguardo che spiegassero se è una corsa fattibile oppure no. Quindi questo video è per voi che vi trovate in Corsica o che ci dovete ancora andare, per farvi vedere se la strada che porta alla Saleccia è praticabile anche dai veicoli normali, non 4x4. Vi farò vedere i passaggi fondamentali e più difficili di questo percorso. Sappiate che questa strada è diventata a pagamento da qualche anno, ma se la percorrete dopo le 5:30 del pomeriggio praticamente non c'è nessun controllo e la potete fare a gratis. Vi risparmiate un bel deca. L'accesso alla strada, secondo le regole del comune, sono quelle di un veicolo inferiore ai 7 metri, alto almeno 17 centimetri. Prima di partire volevo farvi vedere un po' le dimensioni del mio mezzo per tranquillizzarvi un po'. Il mio è un Ducato 244 5,09, quindi un 5,10 m. È la versione con il 4x4, anche se adesso non ce l'ho, attenzione, però ha comunque i rialzi di 5 cm sotto gli ammortizzatori, tra l'ammortizzatore e il telaio, quindi dà un'altezza abbastanza importante che non ho misurato, ma a me sembrano almeno 30-35 cm. Quindi per ora l'unica cosa certa è che ho un'altezza importante, cosa che è richiesta da questo percorso. Se avete però un camper vi consiglio assolutamente di chiudere tutti i finestrini, laterali perlomeno, perché è una strada bianca molto polverosa e si incrociano spesso mezzi e vi riempite il veicolo di polvere. Ma non perdiamoci in chiacchiere e andiamo all'avventura. Purtroppo a quest'ora però c'è un passaggio di veicoli all'incontrario che è particolarmente fastidioso e che bisogna aspettare che passino. Arrivati, siamo al parcheggione. Primo commento: non l'ho fatto alle 5:30 del 13 di agosto
perché fa un caldo bastardo, soprattutto se non avete l'aria condizionata o non volete metterla per risparmiare un po' di potenza al motore. Secondo commento, allora, è fattibile, ci sono qua al parcheggio macchine più che normali, però tutte mediamente sono macchine abbastanza altine. Come avete visto, la strada non è impossibile, ci sono solamente alcuni passaggi che sono complicati, ma se sapete un minimo fare lo sterrato, un minimo avere coscienza di dove mettere le ruote, è una roba alla portata, diciamo, di quasi tutti. Se siete degli imbecilli alla guida, amici miei, cioè no. Sul percorso abbiamo incrociato un sacco di fuoristrada, servizio taxi navetta, di persone che magari hanno una macchina molto costosa o molto bassa e giustamente scelgono di andare con questi grossi mezzi. Come esperienza non serve, non lo fate se avete le capacità e i mezzi, perché comunque costa sui 35 euro e 20 euro in barca, credo. L'unico forse appunto che potrei fare è quello che è necessario sicuramente un po' di potenza al motore, cioè se avete quelle macchine moderne che non spingono nulla, in salita potrebbe essere un po' un problema, soprattutto al ritorno, che la metà della strada è in salita, perché è necessario una bella potenza di spinta in alcuni tratti su una strada che comunque è un po' scivolosa. Ora andiamo a vedere la spiaggia per capire se ne vale la pena. Allora, per carità, bello è bello, non c'è nulla da dire, però onestamente c'è molta gente, ora è al tramonto, ma il grosso se n'è andato, ma vi posso assicurare che prima c'era tantissima gente. E poi ste cavolo di barche sono tantissime e rovinano un po' questa atmosfera di aver fatto un'ora e mezza di macchine in mezzo del nulla, e quindi trovarsi invece circondato da yacht da qualche centinaia di migliaia di euro, insomma, ti toglie quella magia. È una spiaggia tipicamente spiaggiosa, quindi fatta di arena molto fine, quindi questo piace. Per il resto il mare, diciamo che è normale mare. In Salento ne ho visti di più belli, come panorami anche. Bah, io direi un bel voto 8 meno, a causa di tutta questa gente. In ogni caso, dai, è uno di quei posti che bisogna visitare in Corsica prima di morire. Ciao belli, alla prossima.